sei abituato a dover gridare per farti sentire, è perché sei stato educato da una società che non fa altro che aumentare il volume, pensando da un punto di vista animale che più il tuo volume è alto e più tu hai ragione, e più tu hai ragione di essere sentito, e più tu sei importante, ok? E questa è una grande baggianata. Il problema è che le persone non sanno più ascoltare in silenzio, hanno bisogno comunque sempre di brusio, e la nostra società ci impone questo rumore di fondo costante, le televisioni accese per far compagnia, per sentire un brusio, le marmite dei motorini sempre più noiose, fastidiose, rumorose, gli stereo che devono essere a dei volumi altissimi, sempre più sparati per far sentire la propria musica, come se quelli che non ti hanno chiesto di ascoltarla dovessero necessariamente avere i tuoi stessi gusti. E poi chiaramente ci sono quelli che dicono io la musica alta la voglio sentire comunque, e si mettono gli auricolari, facendo così si auto-isolano e va bene, quelli sono già andati, ok? Il discorso degli auricolari, però, il discorso dell'ascoltare le cose con le cuffie, lo farò magari un altro giorno. Oggi mi voglio concentrare sul fatto che quando trovate qualcuno che alza la voce per dirvi qualcosa, state in silenzio, provate a vedere se facendo meno rumore, abbassando la soglia di brusio di sottofondo, riuscite ad agevolarlo e non farlo gridare. Se continua ad essere rumoroso, purtroppo è andato. Le persone che gridano, che hanno la voce alta e pensano magari o pronunciano frasi del tipo io non ho paura di farmi sentire, ma magari le persone non vogliono sentirti, ok? Ho dei vicini per esempio che tengono la televisione alta in casa ma stanno fuori nel giardino, perché loro la vogliono sentire nel giardino la televisione, ma non si rendono conto che rompono le palle a tutti gli altri, ok? Esattamente come quello che gli piace avere la moto che fa rumore e non si rende conto che rompe le palle a tutti quando alle 2 di notte torna e ci sveglia tutti quanti. Esattamente come quelli che la mattina si vogliono svegliare con una musica piena di vitalità e accendono lo stereo svegliando tutto il condominio. Non è solo una critica perché avete rotto i coglioni con tutto questo rumore. È una considerazione importante. Ci sono degli studi che dicono e dimostrano che anche semplicemente 15 minuti al giorno di silenzio possono aiutarci tantissimo. Prima di tutto, se volete pensare, riflettere, meditare, è chiaro che dovrete stare in qualche modo in silenzio. Però purtroppo non tutte le persone sanno stare in silenzio. Ci sono sempre più fenomeni di attacchi di panico. Ci sono persone che quando sono in macchina, stanno guidando e c'è qualcuno accanto, non riescono a non accendere lo stereo o a dire qualcosa, non riescono a stare in silenzio perché si genera internamente a loro una sorta di tensione, una sorta di imbarazzo. Se anche tu provi queste cose, sappi che sei nel problema della società che non ti fa riflettere, perché se vuoi riflettere hai bisogno di calma e tranquillità. Per avere calma e tranquillità bisogna che tu abbassi tutti i volumi, ed è inutile che mi dite no ma io studio meglio con la musica. È una sciocchezza, è stato provato che non è così, ok? Poi si può parlare di stati di flusso, poi si può parlare di operatività, ma teniamo presente che tutti i rumori che noi sentiamo, la musica alta, le grida, il fatto di sentire i suoni delle macchine, i clacson, ok? Tutta la rumorosità è una sorta di problema indotto, perché così le persone pensino meno, cerchino di combattere il suono con il suono. E quindi se ti dà fastidio qualcosa fuori da casa, perché non accendere lo stereo? Così tu senti la tua musica ma non senti la musica o il rumore degli altri. Perfetto, gli altri sentiranno la tua musica e gli darà fastidio. E allora che cosa faranno?
alzeranno il volume della loro musica che darà fastidio a te e continuerete con questa escalation. È paradossale, è elementare, ma tantissime delle persone della nostra società ci sono cascate dentro. Ed è la stessa trappola di dover sgridare i bambini ad alta voce. Non ce n'è bisogno. Si dice a bassa voce, i bambini devono capire e se non capiscono questo è un grosso problema, enorme. Non si grida ai bambini, adesso basta, ti ho detto basta. Perché? Se mi gridi da un punto di vista razionale comprendo meglio? No, perché rilascio cortisolo, entro in stress e quindi se volete avere una vita piena di pensieri utili, sostanziali, produttivi, non vi impedisca di lasciare a margine cose importanti che volete vivere, sappiate che il rumore del mare, il vento, gli uccellini sono molto importanti, quindi quando siete nella natura non contaminate questi suoni con la vostra voce o provate a parlare ad un tono decente per cui vi possa ascoltare la persona che vi sta accanto, ma non 15 persone più distanti, tipo queste, che sono a 30 centimetri e devono gridarsi, ok? Lo so, sorrido perché ce n'è tanti di stupidi e purtroppo sono in una trappola incredibile. Fino a che non punti il dito e gli fai capire queste cose, non ne diventano consapevoli. Se non ne sono consapevoli, non possono programmare un cambiamento. Quando avranno programmato un cambiamento, dovranno scovare delle strategie e quando finalmente avranno delle strategie, le dovranno adottare. Questo è il percorso dei percorsi. Fammi sapere se ti interessa, lasciami un commento. Io ti lascio, continuo la mia passeggiata e andrò a meditare in un posto silenzioso. Buona serata.